Buongiorno ragazzi e benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme questo fondo per borsa, ma non solo. Io realizzerò una borsa, ma questo fondo può essere adatto anche per sottobicchieri, sottopiatti, insomma qualsiasi decorazione che sia tonda. Lavoreremo praticamente il punto margherita in tondo, lo lavorerò con un cordino italiano della merceria di Federica e Michele Vigliotta con uncinetto numero 4. A questo tutorial seguirà poi la realizzazione della borsa completa. Quindi vi raccomando, iscrivetevi al canale se siete capitati per la prima volta adesso in questo momento sul mio canale di Rosa Parlato Crochet e attivate soprattutto la campanella. Vi raccomando anche agli iscritti precedenti di attivare la campanella così non perdete nessun tutorial. Detto questo andiamo a vedere il dettaglio dei materiali. Per il nostro fondo, dove poi seguirà la borsa, andiamo ad usare il cordino italiano della merceria di Federica e Michele Vigliotta. Allora, questo cordino, devo dire la verità, mi piace molto perché è morbido, ma ha una torsione che comunque permette di lavorare in maniera morbida, ma il lavoro viene anche bello teso. Quindi i colori, ci sono svariati colori, io nel box informazioni vi metto il link dove potete andare a visionare i colori e anche il numero di contatto della merceria Vigliotta. Allora, detto questo, andiamo a iniziare il nostro fondo con un anello magico. Per l'anello magico vedete che qui ho il filo corto, faccio una X in questa maniera qui, uncinetto numero 4, entro all'interno, carico il filo così all'interno, vedete, dell'anello magico. 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto e all'interno, vedete, di nuovo entro, carico il filo sull'uncinetto e scarico tutto insieme perché vado a lavorare 14 mezze maglie alte. La prima saranno quella da 2 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lavorate, vedete, le nostre 14 mezze maglie alte, andiamo a chiudere, vedete, col filo, quello più corto, il nostro anello magico e stringiamo bene bene in questa maniera qui. Adesso sulla seconda catenella, quindi non vi confondete, sulla seconda catenella andiamo a chiudere praticamente la nostra lavorazione. Quindi dobbiamo avere 14 mezze maglie alte e lavoriamo 1 e 2 e in ogni foro lavoriamo 2 mezze maglie alte, quindi questa sarà la prima mezza maglia alta, entriamo di nuovo e lavoriamo un'altra mezza maglia alta. Nel prossimo 2 mezze maglie alte. Nel prossimo ancora 2 mezze maglie alte. 1 e 2. Quindi andate a proseguire lavorando 2 mezze maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, dove abbiamo iniziato e a questo punto abbiamo 28 mezze maglie alte. Adesso vedete, sempre sulla seconda catenella andiamo a chiudere il nostro lavoro a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso dobbiamo andare ad iniziare a lavorare il nostro punto margherita, quindi lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle. A questo punto, vedete, entriamo nella seconda catenella, quindi in quella subito dopo l'uncinetto, e carichiamo un filo. Entriamo nell'altra catenella e carichiamo un altro filo. Adesso dobbiamo entrare, vedete, dove abbiamo già lavorato, quindi entriamo nel punto della lavorazione e carichiamo un altro filo. E adesso dobbiamo andare a caricare i fili nei prossimi 2 della lavorazione, quindi entro nel prossimo e carico chiaramente un filo, entro nel prossimo e carico un altro filo. Dobbiamo avere 2, 4, 6 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e scarichiamo, vedete, tutti insieme i fili e una catenella. Quindi così abbiamo realizzato il primo mezzo fiore. Adesso guardate, dobbiamo proseguire sempre così, entriamo
nel foro che si è andata a creare e carichiamo il filo. Adesso guardate, qui abbiamo questo petalo, per così dire, da dietro. Prendiamo questo filo, quindi lo prendiamo da dietro e carichiamo, da dietro e carichiamo il filo. Adesso andiamo nella lavorazione, vedete, questo è il punto che già abbiamo lavorato, quindi entriamo all'interno e carichiamo un altro filo. Adesso dobbiamo caricare i fili dei prossimi due, quindi entro nel prossimo e carico il filo, entro nel prossimo e carico di nuovo il filo. 2, 4, 6 fili sull'uncinetto e vado a chiudere, vedete, tutto insieme e di nuovo una catenella. Di nuovo vi faccio vedere, entriamo, vedete, nella catenella che abbiamo realizzato e carichiamo il filo. Entriamo in questo petalo però da dietro, quindi prendo il filo, vedete, da dietro così e carico il filo. Adesso dobbiamo andare nel punto già lavorato, quindi entro e carico il filo. E adesso nei prossimi due della lavorazione, quindi entro nel prossimo e carico il filo, entro nel prossimo e carico il filo. Di nuovo 2, 4, 6 fili e scarichiamo tutto insieme e una catenella. Come potete vedere si vanno a formare, vedete, i punti del punto margherita. Adesso vi faccio vedere un'ultima volta prima di proseguire. Entriamo di nuovo, vedete, nel primo foro subito dopo l'uncinetto. Entriamo in questo punto però da dietro, quindi qui, e carichiamo il filo. Entriamo di nuovo nella stessa lavorazione e carichiamo il nostro filo e nei prossimi due entro nel prossimo e ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e una catenella. Adesso andiamo a proseguire così fin dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto che ho lavorato. Allora, se il lavoro, vedete, arca un po', non vi preoccupate, è normale perché il cordino è un po' duro, mentre se andiamo a lavorare con la lana o con un cotone, questa cosa non succede, però con il cordino succede perché il cordino è più duro, ok? Quindi vedete, io ho lavorato l'ultimo punto, adesso devo andare a chiudere. Allora, normalmente in tutte le lavorazioni voi vedete che vanno a chiudere praticamente sulla catenella, ma noi non faremo così, noi andiamo a chiudere, vedete, proprio nel foro del fiore. Vedete, qui abbiamo tutti i fori dei fiori, noi andiamo a chiudere qui per evitare che si crei un foro enorme. Quindi vado a chiudere così, in questa maniera qui. Ok, quindi anche se vi sembra una cupolina e state lavorando con il cordino, non vi preoccupate perché questa cupolina adesso andrà a stendersi con la lavorazione. Adesso per questa riga lavoriamo 1 e 2 catenelle in ogni punto fiore. Vedete, adesso noi stiamo già nel punto all'interno, quindi in ogni centro, vedete, del fiore noi dobbiamo lavorare 4 mezze maglie alte. Io ho lavorato la prima, entro e lavoro la seconda, lavoro la terza e lavoro la quarta mezza maglia alta. Adesso in ogni punto, vedete, in ogni fiore, punto fiore, andiamo a lavorare 4 mezze maglie alte. Quindi lavoriamo solo le 4 mezze maglie alte in ogni centro del nostro fiore. Quindi andate a proseguire in ogni centro del fiore e lavorate 4 mezze maglie alte. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto dove ho lavorato le 4 mezze maglie alte, il lavoro, vedete, si è steso benissimo, quindi vi voglio far vedere come si stende nel caso abbiate avuto anche voi la stessa difficoltà con il cordino. Adesso noi sulla seconda catenella, che è questa qua, vedete, andiamo a chiudere a maglia bassissima il nostro lavoro. Quindi chiuderemo sempre a maglia bassissima sulla seconda catenella per questo giro. Iniziamo di nuovo il punto margherita, quindi 1, 2 e 3 catenelle, quindi il punto del giro margherita sarà sempre con 3 catenelle. Entriamo, vedete, nella catenella subito dopo e carichiamo il filo. Entriamo nella terza catenella, in questo caso è la seconda,
perché l'altra già abbiamo il filo sull'uncinetto, e carichiamo il filo. Entriamo dove già abbiamo lavorato, vedete, quindi dove abbiamo il punto lavorato, quindi guardate bene qual è questo qua, magari è più difficile da individuare, però è questo. Entriamo e carichiamo il filo, e adesso dobbiamo andare a caricare il filo nei prossimi due, quindi entro nel prossimo e carico il filo, entro nel prossimo e carico il filo. 2, 4, 6 fili sull'uncinetto e chiudo, vedete, tutto insieme, quindi scarico tutto insieme e una catenella. Adesso proseguiremo tutta la riga in questa maniera qui. Entriamo, vedete, nel foro subito dopo, carichiamo il filo. Dobbiamo entrare in questa parte, però da dietro, quindi entriamo in questo e carichiamo il filo. Dobbiamo entrare nel punto già lavorato, quindi in questo, e carichiamo il filo, e nei prossimi due della lavorazione, quindi nel prossimo e nel prossimo. E abbiamo 6 fili sull'uncinetto. Chiudiamo tutto insieme e una catenella. Ok? Un'ultima volta entriamo nel prossimo e carichiamo il filo. Entriamo nel punto dietro, carichiamo il filo. Entriamo nel punto già lavorato, carichiamo il filo. Entriamo nei prossimi due, quindi nel prossimo e nel prossimo. 6 fili sull'uncinetto, scarichiamo tutti insieme e una catenella, e facciamo questa lavorazione per tutto il giro. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, quindi come vi ho fatto vedere prima, entriamo nel foro subito dopo, entriamo nel punto dietro, vedete qui abbiamo un petalo, per così dire, entriamo dietro, entriamo nel punto già lavorato e poi in quelli che sono gli ultimi due, quindi 1 e 2, 6 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme, una catenella. Adesso, come vi ho detto, allora vedete, anche qui arca un pochino. A questo punto, se stendiamo con le mani, il lavoro si stende, però questo è per farvi capire che non dovete preoccuparvi se dovesse arcare, scusate, basterà stenderlo un pochino con le mani. Adesso, vedete, alla stessa maniera andiamo a chiudere nel foro, vedete, nel primo foro del fiore, quindi entriamo all'interno così e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui, così non ci sarà nessun foro, vedete, eccessivamente visibile. Adesso 1 e 2 catenelle. Adesso lavoreremo 2 maglie mezze alte in un foro e 4 mezze maglie alte in quello dopo, 2 mezze maglie alte in un foro e 4 in quello dopo, e lavoreremo questa sequenza fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quindi ho lavorato le prime 2 catenelle, sono la prima mezza maglia alta, lavoro la seconda mezza maglia alta. Nel foro dopo, vedete, quindi nel foro, noi lavoriamo in ogni foro, lavoriamo 4 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 mezze maglie alte. In quello dopo lavoreremo 2 mezze maglie alte, 1 e 2. In quello dopo lavoreremo 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4 mezze maglie alte. In quello dopo 2 mezze maglie alte, in quello dopo 4 mezze maglie alte, in quello dopo 2 e così via, fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo iniziato. Quindi andate a proseguire. Arrivo quindi, vedete, nell'ultimo foro. Io ho lavorato 2 mezze maglie alte qui, quindi significa che nel prossimo ne devo lavorare 4, quindi 1, 2, 3 e 4 mezze maglie alte. Quando lavoriamo le mezze maglie alte, adesso andiamo a chiudere chiaramente sulla seconda, vedete, catenella a maglia bassissima. Quindi entriamo e chiudiamo a maglia bassissima sulla seconda catenella. E vedete che il lavoro, quando lavoriamo la mezza maglia alta, è bello steso. Adesso andiamo a lavorare un altro punto fiore alla stessa maniera, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella catenella subito dopo carichiamo il filo, in quella dopo carichiamo il filo,
nel punto vedete già lavorato entriamo in questa maniera qui e carichiamo il filo, e nei prossimi due punti carichiamo il filo, quindi 1 e 2, 2, 4 e 6 punti sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e catenella. Adesso entriamo nel prossimo, vedete, nella catenella carichiamo il filo, in quello dietro carichiamo il filo, in quello già lavorato carichiamo il filo, e nei prossimi due, quindi nel prossimo carichiamo il filo, nel prossimo carichiamo il filo e chiudiamo tutto insieme e una catenella, e andiamo a proseguire in questa maniera qui per tutta la riga. Alla fine vedete della riga questo sarà il risultato. Come potete vedere poi man mano, anche quando andiamo a lavorare il punto margherita, il lavoro si stende, quindi è solo per i primi 3 giri che potete notare l'arcatura. Adesso vedete, io sono qui, ho realizzato l'ultimo punto margherita, entro, vedete, all'interno del primo fiore, quindi all'interno al centro, e chiudo a maglia bassissima, così, ok? Adesso andiamo a lavorare le nostre mezze maglie alte. Allora, l'aumento, come vi ho spiegato prima, va a scalare, quindi noi prima abbiamo lavorato in un foro 2 mezze maglie alte, in quello dopo 4 mezze maglie alte. Le 4 mezze maglie alte sono l'aumento, quindi noi adesso andiamo ad aumentare le 2 mezze maglie alte, quindi nel primo foro iniziamo lavorando 2 catenelle, filo sull'uncinetto e una mezza maglia alta, quindi 2 mezze maglie alte, filo sull'uncinetto, e nel prossimo lavoriamo di nuovo 2 mezze maglie alte all'interno del foro. Quindi lavoreremo 2 fori con 2 mezze maglie alte, e nel terzo lavoreremo 4 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 mezze maglie alte, quindi 2 fori con 2 mezze maglie alte, nel terzo 4 mezze maglie alte. Adesso facciamo la stessa cosa per tutto il giro, lavoreremo nei primi 2 fori 2 mezze maglie alte all'interno, quindi 1 e 2, nel prossimo 1 e 2, e nel terzo 4 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, in questa maniera qui. Quindi andate a proseguire lavorando 2 mezze maglie alte nei primi 2 fori e nel terzo foro 4 mezze maglie alte fino ad arrivare alla fine della riga. Sono arrivata, vedete, alla fine della riga lavorando la sequenza finale con 2 fori con 2 mezze maglie alte, nel terzo 4 maglie mezze alte. Ora vedete, sulla terza catenella entriamo e chiudiamo a maglia bassissima, e di nuovo iniziamo una riga di punto fiore, quindi 1, 2, 3 o punto margherita. Di nuovo vedete, nel secondo foro carico un filo, nel terzo carico un filo, nel punto vedete già lavorato carico un filo, e nei prossimi 2 vado a caricare ovviamente sempre un filo, e di nuovo 2, 4 e 6 fori, 6 fili sull'uncinetto, e chiudiamo tutto insieme e una catenella. Entriamo, vedete, nel foro subito dopo, entriamo in questo petalo però da dietro, vedete, così carichiamo il filo, entriamo nel filo della lavorazione e poi nei prossimi 2 caricando sempre il filo senza chiudere. Di nuovo abbiamo 6 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e una catenella. Quindi adesso andiamo sempre a proseguire entrando nella catenella come vi ho fatto vedere, quindi l'ultima lavorazione si ripeterà per tutta la riga, quindi andate a proseguire fino alla fine. Arrivo, vedete, alla fine della riga, e anche qui andiamo a chiudere, vedete, al centro del punto fiore, quindi chiudiamo a maglia bassissima così. A questo punto per la borsa noi dobbiamo andare a misurare il nostro fondo.
Nel mio caso, arrivato a questo punto, il fondo sarà di circa 24, quasi 24 cm, vedete 23,5. Quindi io adesso non vado più ad aumentare. Se voi state lavorando con un filato più sottile, è chiaro che le righe, cioè i centimetri saranno di meno. Quindi come andate a proseguire? Allora, aumentate praticamente sempre nel giro delle mezze maglie alte. Quindi noi qui abbiamo lavorato 2 mezze maglie alte, nel terzo 4 mezze maglie alte, nella riga successiva al punto margherita lavoreremo 3 in ogni foro per 3 volte 2 mezze maglie alte e nel quarto 4 mezze maglie alte. Poi lavoreremo il punto fiore, quindi il punto margherita, e in quella dopo di nuovo 5 fori con le mezze maglie alte e nel sesto 4. Quindi ogni volta aumenterete praticamente il giro aumentando le 2 mezze maglie alte. Quindi l'aumento verrà sempre spostato di un foro, ok? Quindi 6 gruppi da 2 mezze maglie alte e nel settimo l'aumento, poi 7 gruppi da 2 mezze maglie alte nell'ottavo l'aumento, fino ad arrivare ovviamente a quella che è la vostra larghezza. Spero di essere stata chiara. Quindi a questo punto noi abbiamo terminato il nostro fondo. Ora io non chiudo il fondo perché seguirà il tutorial della borsa, quindi noi andremo a realizzare con questo fondo la stessa lavorazione per la borsa. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere quindi la seconda parte e quindi il tutorial della borsa completo. Io vi saluto al prossimo tutorial.